Il progetto Fresh Life ha avuto come finalità quella di dimostrare la possibilità operativa di integrare le informazioni che tradizionalmente vengono acquisite a terra con i rilievi forestali con varie informazioni acquisite da sensori da telerilevamento all'interno di un sistema di supporto decisionale per la gestione forestale sostenibile. In particolar modo il progetto ha avuto come elemento innovativo, dimostrativo, quello di poter utilizzare gli UAV, quindi i droni. Abbiamo utilizzato varie tipologie di droni, qui ne vedete uno che è il nostro IB, che vedete che adesso si vede che ha fatto tante ore di volo e tanti atterraggi, quindi questo è in particolar modo è un drone ad ala fissa, quindi un piccolo aereo, guidato da una intelligenza artificiale, quindi è in grado di fare dei voli totalmente autonomi per acquisire delle informazioni che vengono semplicemente da delle fotografie. Acquisiscono fotografie nel visibile oppure anche nell'infrarosso per vedere lo stato di salute delle nostre foreste. Queste fotografie però hanno una caratteristica particolare perché permettono poi la ricostruzione tridimensionale degli oggetti che vengono fotografati attraverso questa tecnica che è la fotogrammetria, che era una tecnica molto antica, tradizionale dei rilievi cartografici e topografici, ma che negli ultimi 10 anni ha avuto un particolare sviluppo in una tecnologia che si chiama Structure from Motion e che permette di fare una ricostruzione tridimensionale con degli strumenti software molto più semplici rispetto a quelli che venivano utilizzati in passato. Il progetto è stato fisicamente implementato in una serie di aree dimostrative all'interno delle quali abbiamo fatto i voli, abbiamo fatto delle dimostrazioni di volo con i droni, ma poi dopo abbiamo fornito una banca dati che ha alimentato il sistema di supporto decisionale che poi è stato installato presso i gestori dei territori che erano oggetto di queste aree dimostrative, qui in Toscana per esempio all'interno di Rincine. Quindi è stato molto interessante vedere come i gestori forestali potevano utilizzare queste fonti informative nuove che anche fisicamente si presentano in maniera un po' diversa rispetto ai dati tradizionali, perché sono delle cartografie in continuo delle variabili forestali, per esempio delle variabili tradizionali come la provvigione di massa legnosa, l'area basimetrica, il numero di piante ad ettaro, ma anche altre variabili come delle stime di indicatori di biodiversità che sono molto interessanti da un punto di vista scientifico, ma che possono essere veramente utili per la gestione forestale quando qualcuno effettivamente riesce a utilizzarli. Il DSS, il Decision Support System o sistema di supporto decisionale, è un pacchetto software che viene installato all'interno di un sistema informativo geografico tradizionale e che guida il gestore forestale nello scegliere, nell'individuare le buone pratiche da mettere in atto. In pratica, per esempio, il DSS può aiutare il gestore nelle scelte di individuazioni delle forme di utilizzazione di un bosco o anche delle tecniche di esbosco da poter utilizzare nelle diverse zone, permette di calcolare per esempio il valore di macchiatico di un soprassuolo e quindi restituisce tutte queste informazioni all'interno della particella forestale. Quindi ogni particella forestale si ritrova arricchita di una serie di variabili che guidano il gestore alla scelta delle forme di gestione, di utilizzazione o anche di protezione eventualmente da mettere in atto all'interno del proprio comprensorio forestale, cercando anche di oggettivizzare un po' la forma di gestione, sempre lasciando naturalmente la decisione finale al gestore
che con la conoscenza del territorio deve fare le scelte più adatte ai contesti territoriali che gestisce quotidianamente. Il progetto Fresh Life è stato un progetto molto interessante, anche perché ci ha permesso di individuare anche degli elementi un po' più critici nell'utilizzo di queste nuove tecnologie. Innanzitutto c'è un elemento molto importante da tenere in considerazione, e che è la rapidissima evoluzione tecnologica di questo settore, e inevitabilmente anche la potenziale obsolescenza che certi strumenti hanno nell'arco di circa 3 anni. L'altro elemento importante è stato connesso all'utilizzo della tecnologia LiDAR. Allora, la tecnologia LiDAR noi la conosciamo, quindi il rilievo tridimensionale attraverso un sensore laser che normalmente viene montato su piattaforme aeree e che noi avevamo provato a montare anche su delle piattaforme UAV, quindi dei droni ad ala mobile, quindi dei multicotteri. Allora, in quel caso evidenziamo ancora qualche elemento di criticità, nel senso che quegli strumenti hanno autonomie di volo veramente molto limitate, permettono di acquisire delle informazioni molto dettagliate sulla struttura tridimensionale della foresta, a scapito però di una autonomia molto ridotta, per cui laddove si volesse coprire con questi sensori delle superfici che già quando si avvicinano ai 100 ettari mettono in crisi la catena di elaborazione del dato, nel senso che ci vogliono tante ore di volo per acquisire le informazioni, tante ore poi per elaborare queste mole di dati, mentre le informazioni che vengono da queste piattaforme che acquisiscono semplicemente delle fotografie ma che vengono trasformate poi in delle informazioni tridimensionali hanno una speranza di utilizzazione futura ancora maggiore, e speriamo che questa tecnologia possa divenire anche il futuro dell'implementazione delle ortofoto tradizionali da aereo, per cui speriamo che in un prossimo futuro non solo si possa finalmente avere la disponibilità di un dato LiDAR aereo a copertura nazionale, ma che poi anche l'acquisizione tradizionale delle foto aeree permetta una ricostruzione tridimensionale attraverso tecniche di fotogrammetria. Il progetto Fresh Life credo che abbia delle ottime opportunità di essere replicato, nel senso che l'esperienza che abbiamo avuto nell'utilizzo dei droni è un'esperienza che credo avrà prospettive ancora per il futuro, perché il prezzo dei droni sta ancora scendendo. Ci sono droni sempre più performanti, che hanno autonomie sempre maggiori, hanno la possibilità di montare dei sensori più avanzati. Naturalmente questo tipo di tecnologie diventerà tanto più utile, tanto più ci saranno degli operatori all'interno degli enti territoriali e di gestione forestale che siano in grado di gestire in prima persona questo tipo di informazioni. È assolutamente plausibile che con una corretta formazione fatta al personale tecnico degli enti territoriali, questo tipo di strumenti possa diventare veramente operativo. Questo comporterebbe sicuramente un miglioramento delle nostre capacità di reazione, no, della gestione forestale agli eventi che, anche a seguito degli scenari di cambiamento climatico, probabilmente saranno sempre più frequenti.